Lourdes, la guarigione straordinaria di Vittorio. Nel 1961, durante il servizio militare nella caserma di Verona, Vittorio Micheli era un giovane soldato come tanti. Le giornate scorrevano tra addestramenti e vita di reparto, finché un dolore improvviso all'anca iniziò a tormentarlo. Un dolore forte, diverso, che giorno dopo giorno diventava sempre più difficile da ignorare. I medici lo visitarono più volte, cercando di capire l'origine di quel dolore. Ma gli esami rivelarono qualcosa di terribile. Un tumore osseo rarissimo, aggressivo, che stava distruggendo il suo bacino. Una diagnosi che, per un ragazzo così giovane, sembrava impossibile da accettare. Gli esami continuarono e ogni nuova immagine confermava la gravità della situazione. Il tumore stava consumando il bacino di Vittorio, quasi come se l'osso si stesse sgretolando dall'interno. I medici osservavano le radiografie in silenzio, incapaci di trovare una cura che potesse fermare quella distruzione. Con il passare dei mesi, la situazione peggiorò rapidamente. Il dolore era diventato insopportabile e Vittorio non riusciva più a camminare senza essere sorretto. Ogni passo era una fatica enorme, un peso che il suo corpo non riusciva più a sostenere. La malattia stava togliendogli non solo la salute, ma anche la libertà di muoversi. Nonostante il dolore crescente, Vittorio cercava di non far pesare la sua sofferenza sulla famiglia. Ma sua madre vedeva tutto: i movimenti sempre più lenti, il volto contratto, le notti in cui non riusciva a dormire. Ogni giorno diventava più chiaro che quel male stava avanzando e che nessuno riusciva a fermarlo. Il dolore all'anca era ormai così forte che Vittorio passava gran parte delle giornate seduto sul letto, incapace di muoversi senza provare fitte lancinanti. Sua madre cercava di stargli accanto in ogni momento, ma la preoccupazione cresceva. Vedeva suo figlio consumarsi giorno dopo giorno senza che i medici riuscissero a fermare quel male misterioso. La casa, un tempo piena di vita, era diventata silenziosa, sospesa nell'attesa di una risposta che non arrivava. Col passare del tempo, anche i gesti più semplici erano diventati impossibili. A volte, nel tentativo di alzarsi o cambiare posizione, Vittorio veniva colto da fitte così violente da dover stringere i denti per non gridare. Sua madre correva subito da lui, cercando di sostenerlo, ma ogni volta vedeva nei suoi occhi un dolore che nessuna parola riusciva a calmare. Le crisi di dolore diventavano sempre più frequenti. A volte Vittorio si bloccava all'improvviso, incapace di muovere anche solo un passo, costretto a fermarsi dove si trovava. La madre correva a sostenerlo, ma ogni volta vedeva suo figlio spegnersi un po' di più, come se quel male stesse consumando non solo il suo corpo, ma anche la sua giovinezza. A quel punto, anche i medici più esperti non sapevano più cosa dire. Le cure tentate non avevano dato alcun risultato e il dolore continuava a crescere senza tregua. Vittorio, che fino a pochi mesi prima era un ragazzo pieno di vita, ora si ritrovava prigioniero del suo stesso corpo, mentre la famiglia cercava disperatamente un barlume di speranza. Quando Vittorio tornò a casa dopo l'ennesima visita, il suo stato era peggiorato ancora. Ogni movimento gli provocava fitte insopportabili e spesso doveva fermarsi a metà strada, sorretto dalla madre. La famiglia cercava di fargli forza, ma la paura cresceva. Nessuno riusciva più a riconoscere quel ragazzo pieno di vita che fino a poco tempo prima correva ovunque. Col passare dei giorni, il dolore non lasciava tregua. Vittorio trascorreva sempre più tempo immobile, rannicchiato nel letto, cercando una posizione che potesse dargli un minimo sollievo. La madre, pur cercando di mostrarsi forte, si allontanava spesso in silenzio per non farsi vedere piangere. Quel male stava consumando non solo il corpo di suo figlio, ma anche il cuore di chi gli voleva bene. Intanto,
Nella sua stanza, Vittorio cercava di resistere come poteva. Ogni respiro era un peso, ogni movimento una lotta contro un dolore che non dava tregua. La casa era immersa in un silenzio irreale, rotto solo dai suoi gemiti soffocati e dai passi incerti della madre che cercava di farsi forza lontano da lui. Con il passare dei giorni, Vittorio non riusciva più nemmeno a sollevarsi dal letto senza aiuto. Ogni volta che provava a cambiare posizione, il dolore all'anca lo bloccava come una morsa. La madre lo aiutava con una delicatezza infinita, cercando di non fargli sentire quanto fosse spaventata nel vederlo così debole. La famiglia si riuniva spesso attorno al suo letto, nel tentativo di fargli sentire la loro presenza. Nessuno parlava molto. Le parole sembravano inutili davanti a quel dolore che consumava ogni giorno di più il suo corpo. Gli sguardi si incrociavano, pieni di paura e impotenza, mentre il tempo sembrava scorrere più lento dentro quella stanza. Una notte il dolore divenne così forte che Vittorio non riuscì più a trattenere i gemiti. La madre accorse subito, cercando di calmarlo, mentre il resto della famiglia si svegliava di soprassalto. Fu un momento terribile. Nessuno sapeva cosa fare. Nessuno riusciva a trovare un modo per alleviare quella sofferenza che sembrava divorarlo dall'interno. Quando finalmente il dolore si attenuò per qualche minuto, la madre uscì dalla stanza con il cuore spezzato. Non sapeva più come aiutarlo. Non sapeva più a chi rivolgersi. Si inginocchiò davanti al piccolo altarino di casa, dove teneva una statuina della Madonna di Lourdes, e iniziò a pregare il rosario con le mani tremanti. Era l'unica speranza a cui riusciva ancora ad aggrapparsi. Più la notte avanzava, più la madre sentiva il bisogno di aggrapparsi alla fede. Tornò davanti al piccolo altarino, dove teneva la statuina della Madonna di Lourdes, e si inginocchiò, questa volta con una forza disperata. Stringeva il rosario tra le mani, pregando senza sosta, quasi implorando un segno, un sollievo, un respiro di pace per suo figlio. Le lacrime le scendevano senza che lei se ne accorgesse, mentre la fiamma della candela tremolava come se condividesse il suo dolore. Le ore continuarono a scorrere lente, come se il tempo stesso si fosse fermato dentro quella casa. La madre rimase inginocchiata a lungo davanti alla Madonna di Lourdes, incapace di staccarsi da quella piccola luce di speranza. Ogni tanto sollevava lo sguardo verso la statuina, come se cercasse una risposta, un segno, qualcosa che potesse guidarla in quella notte interminabile. All'alba, la madre si alzò lentamente dal pavimento, con le ginocchia doloranti e il rosario ancora stretto tra le dita. Si avvicinò alla stanza di Vittorio con il cuore pesante, temendo ciò che avrebbe potuto trovare. La porta era socchiusa. Entrò in punta di piedi, trattenendo il respiro, come se il silenzio stesso potesse spezzarsi. In quell'istante capì che qualcosa era cambiato per sempre. La casa rimase immersa in un silenzio irreale. Ogni oggetto, ogni angolo sembrava trattenere il respiro. Era come se il tempo si fosse fermato, lasciando solo un vuoto che nessuno sapeva colmar. Dopo settimane di visite e radiografie, i medici furono costretti a dirlo chiaramente. Il tumore all'anca era enorme, inoperabile e stava distruggendo l'osso. Non esisteva più alcuna cura possibile. Consigliarono alla famiglia di riportarlo a casa e di prepararsi al peggio. Di fronte a una diagnosi senza speranza, la famiglia non si arrese. Fu allora che qualcuno propose l'unica strada ancora possibile: portarlo a Lourdes. Non come un viaggio medico, ma come un atto di fede. La madre accettò senza esitare. Pochi giorni dopo, Vittorio venne caricato su un treno diretto a Lourdes insieme ad altri malati. Viaggiava disteso, debole, ma con una speranza nuova negli occhi della madre. Quel viaggio non era solo un trasferimento, era l'ultima possibilità.
Arrivati a Lourdes, i volontari portarono Vittorio direttamente verso le piscine. La madre lo seguiva in silenzio, stringendo il rosario. Era il momento che aveva atteso per tutto il viaggio. Dopo l'immersione, Vittorio iniziò a sentirsi meglio. Il dolore diminuì e riuscì perfino a muovere la gamba. Tornato a casa, Vittorio sorprendeva tutti. Giorno dopo giorno riusciva a muoversi sempre meglio. Ai controlli successivi, i medici rimasero senza parole. Il tumore era scomparso e la gamba stava ricominciando a ricostruirsi. Le radiografie mostrarono qualcosa di impossibile. L'osso del femore, distrutto dal tumore, stava ricrescendo da solo. Anni dopo, la Chiesa riconobbe ufficialmente il caso di Vittorio come un vero miracolo, unico nel suo genere. La storia di Vittorio rimane una delle guarigioni più straordinarie riconosciute a Lourdes, un segno di speranza che continua a parlare ancora oggi, ricordandoci che la fede può illuminare anche i momenti più bui.